Ciao a tutti. Ti sei mai chiesta come reagisce al rifiuto il narcisista? Partiamo dal presupposto che il narciso non tollera che la vittima possa scegliere in maniera autonoma di rifiutarlo. Solitamente, di fronte ad una tale presa di posizione da parte della partner, il narcisista potrebbe iniziare ad attuare nuovamente la fase del love bombing in maniera tenace, che come ben sappiamo è una delle prime strategie di manipolazione che probabilmente hai già avuto modo di testare. Tuttavia è possibile che dinanzi al rifiuto il narciso reagisca con tanta rabbia e cattiveria, dando il via ad una serie di ingiurie, imputandoti colpe che non hai e che non hai mai avuto e bloccandoti sui social media. Ma è anche possibile che il narcisista sparisca per un certo periodo di tempo, per poi farsi avanti di tanto in tanto per riprovare a riconquistarti. Per il narciso essere rifiutati significa dover vivere un forte senso di panico, di angoscia e quell'abbandono che quasi certamente ha già vissuto in tenera età. Quindi è molto probabile che il narcisista inizi una vera e propria campagna denigratoria con l'obiettivo di distruggere la tua immagine. La sola cosa che puoi fare è continuare per la tua strada mantenendo il no contact. Tuttavia, se il tuo narciso, durante la vostra relazione, ha dato segni di violenza fisica, dovresti segnalarlo alle forze dell'ordine e stare molto attenta anche quando esci di casa. Se vuoi approfondire questo argomento, guarda il video Quando il narcisista si vendicherà di te, impara a proteggerti, dove spiego come devi comportarti per proteggerti da eventuali minacce. In questo caso il narciso violento si ossessiona alla sua vittima, tanto da arrivare al desiderio di sopprimerla, poiché nasce in lui l'idea criminale che la vittima o torna con lui o non sarà di nessun altro uomo. In sintesi, accade che Narciso viene colto di sorpresa, poiché non era preparato al tuo rifiuto. Quindi verrà investito da un alternarsi di emozioni che andranno dall'ira più profonda alla vendetta, alla paranoia, alla negazione e alla totale impotenza. Tutto ciò lo porterà a provare sentimenti di puro odio nei tuoi confronti, tanto da infangare il tuo nome. Il narcisista è completamente incapace di gestire sia le difficoltà e sia il dolore ed è assolutamente inetto nel sistemare le cose. Non dimenticare che lui sarà sempre e solo la vittima. È di fondamentale importanza essere consapevoli che la persona che ti ritrovi a dover fare i conti è un individuo di matrice narcisistica e che i suoi atteggiamenti sono pericolosi e non sempre prevedibili. Per questo motivo dovresti avere intorno a te una rete di persone che siano a conoscenza della tua situazione e pronte a sostenerti e a tutelarti. Tieni bene a mente che il narciso, mediante il rifiuto, rivive quel senso di abbandono che ha dovuto subire durante la sua infanzia, che è lo stesso che le ha procurato la ferita narcisistica. Non sottovalutare mai la pericolosità di una persona con disturbo narcisistico, poiché a unire i killer c'è soltanto un filo sottile del senso di onnipotenza, che una volta spezzato potrebbe giungere a conclusioni disastrose. Ora ti elencherò tutte le caratteristiche che accomunano un narcisista a un serial killer. Tratti narcisistici, traumi infantili, mancanza di autostima, sensazione di inadeguatezza, aver subito forme di bullismo, aver subito abusi psicologici, fisici o sessuali, situazione economica precaria, impulsività, rabbia, assenza di rimorso, mancanza di empatia, inclinazione a mentire, orientamento a stati depressivi, propensione alla paranoia, squilibrio mentale, comportamento antisociale, disturbi cognitivi e psicotici o ritardo mentale, arroganza, prepotenza, sadismo, tendenza a sfruttare, senso grandioso di personalità, fantasie di successo smisurato, autoattribuzione di diritti,
sentirsi unici e speciali, tendenzialmente invidiosi. Questo per farti comprendere quanto è rischioso rimanere in relazione con un narciso. E a te è successo di rifiutare il tuo narcisista o la tua narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.